Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, arrivano come sempre in questa settimana è successo tante domande sul mercato. La prima che ti fanno è se ci sono possibilità che l'indiziato numero uno, come ha scritto oggi Gazzetta, per l'attacco sia Openda. No. Non mi risulta, mi sono informato. Possiamo fare proprio dietro le tue domande quale sia la situazione. Sì. Allora, diciamo quello che ho già detto nel mio video di oggi, quale sia la scaletta degli acquisti del Milan. Dopo Leao venerdì il rinnovo, è il giorno venerdì che verrà, secondo me c'è già tutto, non c'è da firmare nulla, però diciamo verrà C'è da ufficializzato. pubblicare le foto, esatto. Brava, cosa mediatica. Poi il primo giocatore che cercheranno di la situazione del quale cercheranno di sistemare è quella di Diaz. Quindi dopo Leao, finito il campionato, cioè dall'11 in avanti, dal 4 in avanti, si incomincerà a lavorare per Leao. Gli unici due giocatori oggi plausibili, oggi che potrebbero veramente diventare giocatori del Milan, tagliando altre possibilità, sono due, e questi mi sento di dire arriveranno, non lo so. Plausibili sì, sono Kamada, giapponese dell'Eintracht Francoforte, e Loftus-Cheek. Queste sono due piste plausibili. Il resto fammi domande, ma parliamoci chiaro. Openda, sì, forte giocatore, piace? No. Milinkovic-Savic? No. Gimenez, questo del Feyenoord, credo che non sia in vendita. I due argentini? No. Almeno a oggi la situazione è questa. Perché se poi il tifoso preferisce illudersi, poi deve decidersi. O vuole delle verità o presumibili verità da fonte abbastanza diretta, oppure scegliene uno tu, estrai e poi metti il giocatore che vuoi. Non so bene invece, e dato che non lo so, non ho idea, la situazione Morata e Firmino. Non ho chiesto mai e quindi non lo so. Un altro, per cortesia, da prendere un bel pennarello, vai in trattoreria e poi fai una bella riga sopra, perché ogni tanto viene fuori quando non sanno cosa dire, e Okafor. Sì, onestamente, guarda, ti dico, Okafor, io non ho mai neanche troppo capito perché ce l'hanno accostato, perché con tutto il rispetto per il perché giocatore, bisogna dare dei nomi. non mi sembra un giocatore così. Invece, attenzione, probabilmente ci sarà qualche domanda, dimmi tu se c'è qualche domanda anche che riguarda il Sharawi. Sì, assolutamente, perché oggi è un nome che insomma è venuto fuori, infatti ci arrivavano domande proprio anche su questo giocatore. Allora, per quello che riguarda il Sharawi, oggi non c'è nulla. Però è un giocatore, mi sono informato, che come tipologia, costo, qualità del giocatore, il fatto che sia italiano, potrebbe essere un giocatore che potrebbero prendere in esame, ma dato che non sono titolari, il Milan cercherà di trovare, se possibile, non a fine agosto il titolare, ma i titolari abbastanza presto. Sì. Perché poi il campionato inizia il 20 agosto, non inizia a fine settembre, no? Certo. Quindi, dato che Zegrova, per esempio, ne abbiamo parlato, del giocatore kosovaro fascia destra dell'Il, e lo stesso il Sharawi, non sono dei titolari, non saranno dei titolari, però come figura, costo, secondo me anche sotto i 2 milioni, ho letto 2 milioni e mezzo, secondo me molto sotto. Potrebbe, lui, da quello che so io, il Sharawi, che pure è innamorato della Roma e probabilmente magari poi firmerà per la Roma, non lo so, la soluzione Milano, Milano come certo, tanti giocatori ci ha lasciato il cuore, però ecco, attenzione, il Sharawi non c'è nulla, però dire non è Sharawi, da prendere il pennarello, ecco, diciamo. Ecco, non prenderei il pennarello per il Sharawi. Oggi è un pennarello inutilizzabile né per cancellarle né per sottolinearlo, mettiamola così. Però può darsi che o verrà cancellato,
oppure verrà sottolineato più avanti. Ma anche perché, Carlo, voglio dire, questa è una sessione di mercato dove le cose da fare sono tante, no? Quindi, ad Poi c'è esempio, un no sì, doloroso, c'è mm, un no molto doloroso, molto ho molta doloroso. paura, ti ascolto. E no, paura, tanto vuol dire che non arrivano, non è che ne perdiamo dei No, ma perché nostri. dici doloroso, quindi immagino che E sia... io sai che sono uno zanoliano Mm, io no. e mi hanno abbastanza scartato questa Ah, ipotesi. Speriamo che sia l'ipotesi di fine maggio e poi più avanti. mm. Però non diciamo così che, mettiamolo in maniera elegante, le Sì, chance non sono molto alte. ma per costi, per... No, 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 approfondito, ho solo chiesto, Ah, ma ho eh, capito. potrebbe esserci Zaniolo? No, per adesso non credo. Quindi Mi ad dispiace. oggi potrebbe essere un treno passato che ad oggi è difficile riprendere, tra virgolette, Vediamo, è diciamo. come la metropolitana quando ti affacci per vedere se ci arrivi 2 lumini perché hai premura che devi pigliare il Mm, treno alla stazione centrale. Ecco, ho per capito. adesso i lumini non ci sono ancora là davanti, il treno è ancora lontano. Ho capito. Carlo, ma arrivano anche altre domande. Questa non è tanto Dimmi. sui nomi, ma è più sulla tipologia. Perché ti chiedono, Sì. Carlo, ti immagini più un punta forte, punta giovane e un El Shaarawy, che non ti ha detto lui, ti ha detto un El Shaarawy, oppure due punte giovani più un El Shaarawy? Cioè, loro ti E chiedono... Sharawi non mettiamolo come giocatore di fascia, non interessa, perché non Esatto, interessa la punta esatto. centrale. Quello è un'alternativa a Leao per Cioè dare più spazio. un, mettiamo, punta forte più un Arnautovic o più una punta forte Pre- più una punta giovane, ecco. Non ho idea, non ho idea. Secondo me andranno a prendere una punta forte, Mm, quindi non lo so, una punta forte titolare. Poi, insieme a Giroud, potrebbe esserci la soluzione mm, Arnautovic, non certamente con la punta forte Morata. beh, Magari potrebbe certo. essere il prestito, fai Giroud, la punta forte e il prestito di Ekitike, cioè queste cose qua. Mm, Io però penso che però chi sia la punta forte, poi magari la punta forte è Morata, non lo so se loro ritengono loro il titolare, ok, quindi secondo me vanno a prendere proprio il titolare, però adesso trovare, perché li scartiamo sempre, David e certo. Lille non è una prima punta, Joao Pedro lasciamo perdere che andrà al Brighton, Mm, ma non era una prima punta quando se ne è parlato, cioè si deve andare a cercare la punta forte titolare insieme a Giroud, un titolare vero, quello sì. che doveva essere Origi quest'anno. Mm, E poi si andrà a vedere se prendere l'Ekitike in prestito, che il Milan certo. non rifugge mai i prestiti, oppure l'Arnautovic, che è un'altra garanzia. Però sai, avere tre Arnautovic, cioè Giroud, Arnautovic e un altro giocatore simile, sono tutti e tre giocatori d'area, Mm, servirebbe un giocatore che possa essere, diciamo, alternato a una. E Ekitike, per esempio, è un giocatore di movimento, eccetera. certo, sì, sì. E quindi bisogna vedere un po' la situazione. Carlo, ultima cosa che ti chiedo, poi chiudiamo, dato che so che se non te lo chiedo me lo richiedono. Prima hai detto no per Milinkovic. I no sono spiegabili oppure anche sempre lì non approfondiamo e no, Costo punto? molto Mm. alto, ingaggio altissimo. Ah, quindi un problema maggiormente di costi, Sul immaginavo. piano della Tecnico. tecnico, c'è Milinkovic Eh beh, Savic. ci Cioè, mancherebbe. discutiamo di Eh Milinkovic no, Savic? direi di No. no. Anche Però perché Carlo, dicevo ieri in diretta ai colleghi, sarebbe bello, no, prendere un titolare da una delle sette e portarlo al Milan. Cioè, è una sensazione che sarebbe bello rivivere, ecco. Però, io personalmente, io rispetto la tua, voglio dire, la tua sensibilità su questo fatto, a me è una cosa che non mi scalda molto, ma è mm. una questione di sensibilità. A te farebbe piacere No, anche perché è un sul. giocatore che comunque ha tante esperienze in Serie A, quindi No, insomma no, farebbe gol. non c'è assolutamente, non ha nulla contro. Un po' Certo. l'età, età costi, età Mm. ingaggi. Ecco, questo che sul piano della, voglio dire, tecnico, come dicevi tu, nessuna discussione. Poi che però sinceramente venga dalla Lazio o venga dal Bayern Leverkusen, a me non cambierebbe nulla. Cioè
Questo non è mio, per me, con la mia sensibilità, non è l'aspetto rilevante, però certamente è importante sapere qual è la situazione oggi. Carlo, grazie. Noi ci vediamo sempre qui domani alle ore 19. E sperando di dire di sì, però ecco, seguiamo Loftus-Cheek e Kamada. Va bene. E mi Grazie sembra mille. tanta roba. Sì, E mi sì, sembra sì. tanta roba. Per Ciao. iniziare direi di sì. Ciao, grazie.